I vantaggi. Vediamo solo alcuni degli esempi di vantaggi che ha imparare la riabilitazione neurocognitiva da fare in casa con il proprio familiare. C'è il vantaggio di tipo economico, che riconosco non essere il più importante, ma comunque le famiglie di fronte al recupero post-ictus sono chiamate a delle vere imprese economiche talvolta, quindi anche il fatto di poter risparmiare attraverso la proposta del miglior lavoro da fare in casa, in famiglia, è comunque uno dei vantaggi di questo progetto. Vincere l'impotenza, chiaramente di fronte ad un problema così apparentemente insormontabile come quello del recupero post-ictus, ogni familiare vive un senso di impotenza nonostante le energie a disposizione da poter offrire per partecipare al recupero sono tante, e imparare la riabilitazione in casa è sicuramente un veicolo che ci permette di vincere questo senso di impotenza. Saper cosa fare e cosa evitare. Chiaramente oltre alla riabilitazione, quindi oltre agli aspetti pratici del lavoro, degli esercizi, ci sono tante attività durante la giornata che possono sia velocizzare sia ostacolare il recupero, quindi capire cosa fare e cosa evitare è sicuramente uno dei vantaggi di imparare come effettuare la riabilitazione in casa. Senza limiti, effettivamente quando ci dobbiamo affidare ad un professionista, ad una struttura esterna, abbiamo dei limiti che fanno riferimento sia al tempo sia alle risorse economiche, che poi il tempo e risorse economiche sono poi due aspetti culturalmente fusi, quindi abbiamo i nostri limiti all'interno della famiglia e siamo noi a decidere quanta riabilitazione offrire, chiaramente mantenendo un minimo sindacabile da dover offrire. La certezza di fare i vostri interessi, chiaramente tutte le scelte che voi farete le farete al fine di fare i vostri stessi interessi. Non sempre, quando ci affidiamo ad una struttura terza, gli interessi coincidono, quindi anche le scelte che vengono effettuate poi rispecchiano gli interessi che stanno dietro, e non sempre purtroppo gli interessi del paziente coincidono con quelli delle cliniche. Per questo vi trovate di fronte a diversi metodi di riabilitazione che vengono proposti, alcuni più rivolti alla quantità e alla velocità del recupero, senza considerare l'aspetto qualitativo, e invece altri metodi che rispettano maggiormente i tempi del paziente e danno un occhio di riguardo sulla qualità, come quello della riabilitazione neurocognitiva che vedrete in questo video. Unica soluzione. A volte si tratta dell'unica soluzione, quella di imparare la riabilitazione in casa, perché ci sono purtroppo dei casi di pazienti o troppo anziani o veramente complessi e non collaboranti che vengono rimbalzati a destra e a sinistra e non vengono presi in carico, quindi a volte ci si trova proprio nella reale necessità di dover saper fare qualcosa a casa con il proprio familiare. La serenità di casa, sappiamo tutti che l'ambiente familiare è un ambiente sicuramente più sereno e produttivo e può permettere al familiare di ottenere maggior benefici di lavorare all'interno delle mura domestiche piuttosto che in un ambiente in cui non si sente a suo agio.